Ha senso nel 2026 acquistare un iPhone SE del 2022? Lo scopriamo in questo video, visto che adesso come adesso incominceranno a aumentare i prezzi di tutti i dispositivi iPhone SE del 2022 a 109 euro. Come vedete è montato iOS 27. Innanzitutto dobbiamo andare nelle impostazioni di sistema, perché ovviamente è lì che c'è il giochino da fare. Quindi andiamo nelle impostazioni di sistema, andiamo su generali, io ci sono già, ok, esegui backup nella sezione giusta, ok, è già partito, guarda un po'. Benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Ha senso nel 2026 acquistare un iPhone SE del 2022? Lo scopriamo in questo video. Perché cosa è successo? Il mio iPhone 8 Plus mi ha lasciato, nel senso che si è rotta la porta di ricarica. Quindi non lo volevo far riparare perché è già stato riparato una volta, poi 70 euro avevo speso, quindi 7 e 7 14. Quindi aspetta mo' che andiamo a vedere se c'è un telefono che può sostituire quello che ci facevo. Cosa ci facevo? Ci telefonavo, WhatsApp, collegamento allo smartwatch di Nothing e poi qualche foto, quindi tutto lì. E per il resto uso il 13 e l'XS. Quindi cosa ho pensato nella mia ovviamente mente macata, visto che adesso come adesso incominceranno a aumentare i prezzi di tutti i dispositivi, sono già aumentati Mac e gli iPad, ma arriveranno anche rincari su ovviamente dispositivi nuovi iPhone. E allora ragazzi, mettiamo un po' le mani nel portafoglio e vediamo quello che è già rimasto. Allora, io ho preso questo iPhone SE 2022 a 109 euro, come vedete dalla schermata, diciamo, non dico bugie, su Refurbed. Questo video non è sponsorizzato ovviamente, le caratteristiche sono buone, 128 giga, va bene, ne avevo 64, batteria al 93%, l'avevo quasi 80 sull'iPhone 8 Plus. E mentre scorrono le riprese di copertura, che sono praticamente quello che è la scocca e lo schermo perfetti, vi dico che l'iPhone ha 12 megapixel come fotocamera posteriore, quindi più che sufficienti, e schermo retina più che sufficiente, 128 giga l'ho già detto, supporta, udite udite, iOS 27, quindi siamo a posto quando arriverà l'aggiornamento a settembre. Ma adesso in questo video cosa facciamo? Innanzitutto facciamo il backup prima di passare ovviamente all'installazione del nuovo sistema operativo. Ma lo facciamo in che modo? Provando ovviamente il backup sull'iPhone, facendo diventare il nostro Mac un hotspot e poi provando il mio vecchissimo Raw Power, chissà se ce la fa a fare il ponte. E quindi la prima parte finirà qui. Nella seconda parte vedremo come installare iOS 27 beta 3 su questo telefono del 2022 e come si comporterà. Siete pronti? Iniziamo! Io ho preso ovviamente una cover MagSafe. Perché MagSafe? Perché poi quando ci sarà bisogno di a fare qualcosa, ti aspettate che vado a prendere, ecco, ok, quindi ok, MagSafe lo è diventato. Quindi se abbiamo un power bank MagSafe Lightning ovviamente, oppure un power bank che può ospitare qualsiasi diciamo cavo di ricarica, okay, possiamo ovviamente usufruire una cover, quindi senza andarci a spaccare la testa di comprare un telefono che abbia il MagSafe. Quindi risolto questo problema andiamo a vedere il backup. Come vedete è montato iOS 27. L'unica cosa che potrebbe far storcere il naso a qualcuno, abbiamo ancora il Touch ID. Ma ragazzi, io ero abituato col mio iPhone che aveva il Touch ID e quindi non è che ne senti proprio la mancanza del Face ID. Un'altra cosa che ci tengo a far vedere è questa. Non è stato mai un campione di batteria, diciamo la verità, non è stato mai un campione di batteria, e la mia batteria, questa qua, adesso diciamo l'ho ricaricato tante volte, non è proprio un campione
diciamo di durata, però diciamo che più o meno ok, arriva a fine giornata, perché io come ho detto ci telefono, ma telefonate non di lavoro. Ecco, siamo al 93%, la capacità quindi buona. Il mio iPhone 8 Plus era all'83, quindi direi che ho 10% in più, è più che sufficiente. Adesso però andiamo a fare il backup, ok? La cosa principale da fare è il backup, ragazzi, perché se no non fate il backup è un casino. Ecco, andiamo su iCloud per fare il backup, ve lo faccio vedere, ma lo saprete sicuramente. Scendiamo fino a trovare la voce backup. Eccola qua. Adesso avviamo il backup. Ecco, una cosa che succede non potrebbe non andare a buon fine perché vuole la wifi, ok? Quindi adesso andiamo a eseguire il backup adesso e vediamo se riusciamo a portarlo al termine. Eccoli, avete visto? Impossibile eseguire il backup. Ora utilizzeremo il Mac per fare il ponte e far credere al nostro iPhone di avere una wifi e utilizzeremo una saponetta. Io utilizzo il mio vecchissimo Raw Power, ragazzi, questo ciò che non serve più a niente, ma speriamo che in questo caso possa servire. Andiamo a vedere i due metodi. Il metodo 1, come dicevo, è quello di far diventare il nostro Mac un hotspot, praticamente il ponte tra l'iPhone e il resto dei nostri dispositivi. La prima cosa è andare ovviamente a collegare l'iPhone al Mac. Io collegherò il mio iPhone con USB-C e Lightning, visto che ho ovviamente ancora un iPhone che ha quella presa lì, e chi ha USB-C avrà USB-C e USB-C. Quindi la prima cosa l'abbiamo fatta, adesso andiamo sul Mac, impostazione di sistema e facciamo il resto. Innanzitutto dobbiamo andare nelle impostazioni di sistema perché ovviamente è lì che c'è il giochino da fare. Quindi andiamo nelle impostazioni di sistema, andiamo su generali, io ci sono già, e andiamo sulla voce condivisione. Ok, vedete che nella parte, nella scheda che si apre, ovviamente troviamo anche la parte che riguarda internet, che ora è spenta. Andiamo sulla I. Vedete qua c'è la parte che riguarda proprio come far diventare un hotspot il nostro Mac. La prima cosa da fare, ovviamente, è selezionare da dove vogliamo prendere, diciamo, il flusso dei dati. Ovviamente io seleziono iPhone, ma ci sono anche le schede di rete, ma se no la cosa non funziona. iPhone e poi dobbiamo andare a flaggare WiFi. Flaggiamo WiFi. Quando ci viene fuori la mascherina, ovviamente della configurazione della WiFi, questa è proprio la rete Mac, quindi questo è il nome della rete e ovviamente c'è anche la password, ok? Quindi praticamente fatto questo, diamo l'ok e accendiamo la condivisione internet cliccando qua. Ovviamente ci viene chiesto se vogliamo farlo, gli diciamo di sì. Se tutto è andato bene, qui su dovremmo avere una WiFi con una freccia all'insù. Infatti qua c'è, vedete, ok. Non ci resta che andare a connettere l'iPhone al Mac. Come vedete si è già collegato. Benissimo. Torniamo indietro, andiamo in iCloud nuovamente e andiamo a effettuare nuovamente il backup. Ok, esegui backup nella sezione giusta, ok, esegui backup adesso e vediamo quanto tempo ci mette, quanto tempo ci mette rispetto a prima. È già partito, guarda un po'. Avete visto? Quindi in assenza della wifi ciccia il backup. Non so se con gli ultimi modelli magari hanno risolto, funziona lo stesso, però diciamo forse sono le impostazioni di sistema, forse bisogna andare a dire a iCloud di fare il backup anche quando c'è i dati mobili, però era partito, quindi se parte o non parte o parte. Il secondo metodo andiamo a vedere con la saponetta se funziona. Questa è una saponettina molto semplice, cioè, era Raw Power degli anni 2019
era molto bella perché aveva già la connessione 5G, aveva già un sacco di cosine belle, si poteva mettere delle schedine SD, si poteva collegare un hard disk, si poteva anche fare da power bank, ma purtroppo essendo vecchia vecchia non ce la fa più a fare niente, quindi non serve più a niente, neanche l'applicazione che era dedicata non funziona più, purtroppo, perché sono cose che sono lasciate andare. Adesso andiamo a vedere un attimino se con questo sistema, sempre, io ovviamente non vi farò vedere la configurazione perché è inutile, tanto non serve più a niente. Ovviamente come tutti i sistemi così ha un pannello di controllo, quindi si può andare a agganciare a una linea internet, e io l'ho agganciata sempre all'iPhone 13, e infatti ci sono le lucine della 5G e la wifi stabile. Ora, finito il backup, andremo a lanciarne un altro, ovviamente andiamo a collegarci questa e vediamo se anche con questo metodo funziona. Quindi se non avete un Mac a disposizione e avete un piccolo diciamo hub che faccia da ponte, tutto è risolto. Manca un minuto alla fine del backup, però adesso ovviamente ne lanceremo un altro con questa saponettina e poi basta. Poi andremo a installare iOS 27 beta 3. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, io sono contento di questo nuovo sistema operativo perché finalmente non ci sono funzioni nuove che non servono a nulla, ma ci sono ottimizzazioni del sistema che vanno a toccare i punti ovviamente che poi servono a noi creator che usiamo l'iPhone. Se volete giocare non è iPhone, l'iPhone non fa per voi. L'iPhone è nato, i sistemi Apple sono nati, e quello dico e non lo nego, per produrre delle cose, quindi musica, creazioni di animazioni e quant'altro. Ecco, l'abbiamo fatto, non compare ancora, ma non vi preoccupate, ok, comparirà. Adesso torniamo indietro. No, e chiudo la cosa della iOS, ottimizzazione della batteria, delle risorse, della velocità. Quindi anche su un iPhone 2022 avremo benefici. Ok, mi sono collegato, vedete, all'hub, questo qua, al Raw Power. Adesso andiamo di nuovo in fondo a iCloud e proviamo a lanciare il backup anche da qua. Quindi aspettiamo un attimo che si stabilizzi il tutto, andiamo sotto e andiamo a fare backup iCloud e lanciamo esegui il backup ora. Vediamo se la velocità è come quella di prima oppure questo Raw Power veramente deve andare a finire nella spazzatura. Vediamo un po', vediamo un po'. Non parte come prima, già. Allora, è partito col calcolo tempo rimanente, quindi è già, però vedete come è già più lento, perché ho fatto un po' di ricerche e purtroppo questo Raw Power, ragazzi, non serve più a niente. Questo mi dispiace perché è costato anche, mi sembra, più di 100 euro. All'epoca, nel 2000, ovviamente nel 2016. Niente, ci conviene bloccare il processo qui e ovviamente andare col Mac. Oppure se volete fare questo scherzetto qua con un hub che faccia da ponte, bisogna prendere un dispositivo molto molto più nuovo. E la prima parte finisce qui, quindi sono contentissimo del mio acquisto. Avete visto come si può far diventare un Mac hotspot per fare i backup? Ovviamente purtroppo il mio Raw Power del 2019 non ce l'ha fatta, quindi non serve più a niente, ma ci sono ovviamente router che fanno quello e costano molto di più e lo fanno bene. Bene ragazzi, la prima parte finisce qui, nella seconda vi aspetto perché installeremo iOS Beta 3.27 su questo smartphone 2022 e intanto vi invito ovviamente a condividere questo video con i vostri amici se volete e poi iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, azionate sta benedetta campanella così quando posterò la seconda parte vi arriverà una notifica. Con questo è tutto, ci vediamo nella seconda parte.